Benvenuti su Culture and Education. Ci siamo mai chiesti davvero come facciamo a imparare? Come passa un'informazione dall'essere qualcosa di estraneo a diventare parte di noi? In questo nostro approfondimento faremo un viaggio tra le grandi teorie dell'apprendimento per capire come la nostra idea di questo processo si è trasformata, passando da una visione, quasi meccanica a una molto più umana e complessa. Come impariamo? Sembra una domanda da $1 milione, vero? Eppure è la domanda fondamentale. Nel corso dell'ultimo secolo, la psicologia e la pedagogia si sono letteralmente arrovellate per trovare una risposta, e da questo sforzo sono nate correnti di pensiero che hanno di fatto rivoluzionato la scuola, la formazione, tutto. E noi adesso le vedremo una per una. Ecco la nostra tabella di marcia. Partiremo con una panoramica generale delle 3 grandi teorie. Poi ci tufferemo prima nel comportamentismo, la famosa scatola nera. Dopodiché apriremo quella scatola con il cognitivismo. E infine vedremo come si costruisce la conoscenza con il costruttivismo. Alla fine le metteremo tutte a confronto, così avremo un quadro completo. Una cosa fondamentale da capire subito è che queste teorie non sono spuntate dal nulla, una slegata dall'altra. No, ognuna è una reazione, una risposta ai limiti di quella precedente. È una vera e propria evoluzione del pensiero. Immaginatele come mattoni. Ogni nuova teoria ha costruito sulle fondamenta di quella prima, spesso criticandola, certo, ma sempre con l'obiettivo di capire un po' di più come funziona la nostra testa quando impara. Si parte dai primi del Novecento, con il comportamentismo che ha dominato la scena per decenni. Poi, negli anni 50 e 60, arriva la rivoluzione del cognitivismo. Infine, verso la fine del secolo, ecco che si afferma il costruttivismo, che cambia di nuovo tutte le carte in tavola. E ora entriamo nel vivo, con la prima grande corrente, il comportamentismo. Per i comportamentisti, la mente era una specie di mistero, impossibile da studiare. La chiamavano appunto la scatola nera. Non possiamo vederci dentro, quindi che senso ha parlarne? L'unica cosa che possiamo studiare in modo scientifico è quello che si vede, il comportamento, il resto irrilevante. Ecco qui, questo è il cuore di tutta la teoria. L'apprendimento per loro non è altro che un cambiamento nel comportamento, una specie di catena. C'è uno stimolo, a cui segue una risposta, a cui segue una conseguenza. E quella conseguenza che chiamano rinforzo è la chiave di tutto. Pensate a un bambino che impara a dire grazie. Se ogni volta che lo dice riceve un sorriso o un complimento, quel legame tra la parola e la conseguenza positiva si rafforza e il bambino sarà più propenso a dirlo di nuovo. E chi sono i padri di questo approccio? Nomi pesantissimi. C'è Pavlov, famosissimo per gli esperimenti con i cani, che ci ha parlato del condizionamento classico, cioè di come creiamo associazioni quasi automatiche. C'è Thorndike con la sua legge dell'effetto. In pratica, se un comportamento porta a un risultato piacevole, tendiamo a ripeterlo. E poi c'è Skinner, che ha perfezionato il tutto con il condizionamento operante, dove il rinforzo diventa uno strumento per modellare, quasi scolpire il comportamento. E tutto questo in classe che cosa significa? L'impatto è stato gigantesco. La cosiddetta istruzione diretta o explicit teaching viene proprio da qui. L'insegnante scompone l'argomento in piccoli pezzetti, dà un feedback costante, usa rinforzi positivi, sta modellando il comportamento degli studenti. Pensateci, ancora oggi un sacco di software educativi funzionano proprio su questi principi. Però a un certo punto questa storia della scatola nera ha cominciato a stare un po' stretta. A metà del Novecento molti psicologi si chiedevano: ma come facciamo a spiegare la memoria, il pensiero, la capacità di risolvere problemi complessi? Non bastava più guardare solo il comportamento. Era arrivato il momento di forzare quella scatola, di aprirla e guardarci dentro. E così è nato il cognitivismo. Qui la metafora cambia completamente, la mente non è più una scatola nera impenetrabile, ma diventa un computer, un potentissimo elaboratore di informazioni, con il suo hardware e il suo software.
E quindi l'apprendimento non è più solo una risposta a uno stimolo, ma un processo attivo. La nostra mente acquisisce dati, li elabora, li organizza, li archivia. Il comportamento, a questo punto, è solo la punta dell'iceberg, l'indicatore di tutto il lavoro che succede sotto il cofano. Guardate questo schema, il modello Tote. Illustra perfettamente il cambio di prospettiva. Immaginate di voler appendere un quadro al muro. Prima di tutto fate un controllo. È dritto? Test. Se non lo è, agite per raddrizzarlo. Operate. Poi ricontrollate. Test. Quando finalmente è perfetto, avete finito. Exit. Vedete, il nostro comportamento non è una reazione passiva, ma è guidato da un obiettivo. Questo supera di gran lunga il semplice schema stimolo-risposta. E anche qui che nomi! I giganti del cognitivismo hanno letteralmente plasmato la scuola come la conosciamo. Piaget, che ci ha insegnato che i bambini non sono adulti in miniatura, ma attraversano stadi di sviluppo cognitivo ben precisi. Vygotsky, che ha messo l'accento sul fatto che non si impara mai da soli, ma nell'interazione con gli altri, in quella che lui chiama la zona di sviluppo prossimale. E Brunner, che ha spinto sull'idea che si impara molto meglio facendo, attraverso la scoperta. L'impatto sulla didattica ovviamente è stato enorme. Se la mente è un computer, allora il compito dell'insegnante è aiutarla a elaborare le informazioni nel modo migliore. E come? Beh, con strumenti come le mappe concettuali che ci aiutano a visualizzare i legami tra le idee, o con attività di problem solving, che sono una specie di palestra per il nostro software mentale. Sono tutte strategie che nascono da questa visione. Ma la storia non finisce qui. Se il cognitivismo ha aperto la scatola nera, il costruttivismo ha fatto un passo in più. Ha messo lo studente al posto di guida. Lo studente non è più solo uno che elabora informazioni, ma diventa un costruttore attivo, un vero e proprio architetto del suo sapere. Non riceve la conoscenza, la progetta e la costruisce, mattone dopo mattone. E questo è il punto cruciale. La conoscenza non è qualcosa di oggettivo che sta lì fuori, pronto per essere scaricato nella nostra testa. È qualcosa che ognuno di noi costruisce attivamente. Pensateci, se due persone leggono lo stesso libro, ne usciranno con la stessa identica comprensione? Certo che no. Ognuna interpreterà quelle parole attraverso il filtro della propria esperienza, delle proprie idee e costruirà un significato che è unico e personale. Questo modello di Jonassen ci fa vedere in pratica come si crea un ambiente di apprendimento costruttivista. Al centro c'è un problema reale, autentico. Ad esempio, progettiamo un orto per la nostra scuola e tutto intorno ci sono gli strumenti per risolverlo, le risorse, la possibilità di collaborare e il supporto dell'insegnante, che non dà la soluzione ma offre un'impalcatura, un po' come le rotelle della bicicletta, per aiutare gli studenti a costruire la loro strada. Di conseguenza, in una classe costruttivista, si lavora per problemi e per progetti. L'insegnante cambia completamente ruolo. Non è più colui che trasmette il sapere, ma diventa un facilitatore, una guida. È quello che fa le domande giuste, che stimola la discussione, che crea le condizioni perché siano gli studenti, insieme, a costruire la conoscenza. È un cambio di paradigma totale. A questo punto, facciamo un passo indietro e mettiamo queste tre teorie una di fianco all'altra. Questo ci aiuterà a vedere le differenze in modo netto e a capire ancora meglio questa incredibile evoluzione del pensiero. Vedrete che, messe così, tutto diventa ancora più chiaro. Questa tabella è perfetta per riassumere. Guardate la progressione. Per l'apprendimento passiamo da una semplice modifica del comportamento alla costruzione di significato. Il ruolo dello studente, da passivo, diventa sempre più attivo, fino a diventare il creatore della sua conoscenza. E l'insegnante, da gestore dell'ambiente, si trasforma in un facilitatore. È un percorso chiarissimo che va dall'esterno all'interno, dall'individuo al gruppo. Questa frase coglie perfettamente il senso di tutto il nostro viaggio. Non stiamo parlando di astratte teorie accademiche. Questo cambiamento di visione ha un impatto concreto, profondo, sulla qualità della scuola, sull'esperienza che vivono gli studenti. Significa passare da un apprendimento basato sulla memoria a uno basato sulla comprensione vera, quella che ci portiamo dietro per tutta la vita. E per chiudere,
quale di queste teorie guida, magari anche inconsciamente, il nostro modo di insegnare o il nostro modo di imparare. Riconoscere i principi che ci muovono è il primo, fondamentale passo per agire in modo più consapevole ed efficace. Grazie per aver seguito questo video su Culture and Education.